Fratelli e sorelle, godete insieme a me perché sono 2 mesi che aspetto di pronunciare questa frase. Ardon Jashari è un nuovo giocatore dell'AC Milan. In questo momento in cui vi sto parlando sta apponendo la firma sul proprio contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2030 a 2 milioni di euro a stagione più bonus. Ci sono un sacco di retronotizie e un sacco di curiosità che adesso vi voglio raccontare, ma oggi è anche la giornata di altre notizie importanti. La prima è che Zaccharie Atekame è ufficiale, è il prossimo terzino destro dell'AC Milan, notizia che arriva da calciomercato.com di pochissimi minuti fa. Adesso vi racconto tutto, però ragazzi dobbiamo parlare anche di Malick Thiaw. È arrivata un'offerta da 30 milioni di euro per Malick e il Milan starebbe pensando di venderlo per portare a casa i soldi ed arrivare o a Comuzzo o a Leoni. Adesso vi racconto tutto, poi dobbiamo parlare delle parole di Capello, poi vi devo raccontare dei Musa perché si riavvicina Musa al Napoli, Darwin Nunez che incredibilmente ha accettato la destinazione araba, beato lui, andrà a guadagnare tantissimissimi soldi. E poi l'ultimo argomento secondo me è un argomento interessantissimo, e cioè adesso finalmente abbiamo tantissima qualità, tantissima corsa e tanti giocatori a centrocampo. Quali saranno i titolari? Adesso cerchiamo di capirlo tutti insieme. Quindi fratelli e sorelle, se mi state guardando dal mio profilo TikTok, cuoricino qua da qualche parte ragazzi, perché dobbiamo festeggiare l'arrivo di Ardon Jashari, e fatemi sapere qua sotto nei commenti voi se fareste l'operazione addio Malick per andare a prendere Leoni o Comuzzo. Adesso comunque ne parliamo, mentre se mi state guardando dal mio canale YouTube Lorenzo Lollo I Milanisti Official, ragazzi grazie di cuore, stiamo battendo tutti i record possibili, quindi continuate ad iscrivervi che dobbiamo arrivare a 40.000 follower al canale YouTube, che è questo il nostro goal. Bene ragazzi, mettetevi comodi, preparate i popcorn, partiamo da Ardon Jashari. Allora, vi stavo dicendo, questa mattina, ieri sera è partito, tra l'altro anche questa cosa mi è piaciuto un sacco, il fatto che Ardon abbia, che tra l'altro sapete tutti che il soprannome di Ardon Jashari sarà, nella nostra community, sarà Braccio di Ferro Jashari, per ovviamente il braccio di ferro che c'è stato nella trattativa. Quindi Braccio di Ferro Jashari che viene al Milan, ieri sera non ha aspettato neanche 10 minuti, ha preso subito l'aereo, è arrivato a Milano questa mattina alle ore 8:30, ha iniziato a svolgere le proprie visite mediche superate tranquillamente, e adesso è a casa Milan, proprio in questi momenti in cui vi sto parlando, è a casa Milan dove apporrà la propria firma. Come vi dicevo prima, il contratto che lo legherà è un contratto fino al 2030 a 2 milioni di euro a stagione. Insomma, un lieto fine per il calciatore che ha sempre solo voluto vestire la maglia del Milan, perché ovviamente, per chi non lo sapesse, lui e la sua famiglia sono tutti super tifosi rossoneri e a me sta roba piace, raga. A me questa roba piace un sacco, il fatto di avere cuori rossoneri all'interno della nostra squadra a me piace un sacco, come lo era Sandro e come lo erano stati tanti, come lo sono anche adesso tanti altri giocatori. Quindi sono contentissimo del suo arrivo, e alla fine ragazzi il giocatore Milan e Bruges, l'accordo definitivo per il passaggio del calciatore è di 34 milioni di euro più bonus. Il bonus, le modalità con cui scatteranno questi bonus ancora non si è capito, nessuno ha dato con certezza quali saranno queste cose, però in realtà quindi stiamo parlando di 34 milioni di euro più 4 di bonus. Jashari già in questo momento, come ribadito anche da calciomercato.com, si trova a Milano e niente, sono contento ragazzi, sono contento per l'arrivo di Ardon, e dopo facciamo tutto il discorso ma adesso chi gioca, perché anche lì è molto bella, ma prima andiamo avanti. Tra l'altro prima di andare avanti volevo leggervi ragazzi le parole di Mario Frick, che è ex bomber di Pisa, Verona e Siena, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Perché sono importanti le sue parole? Perché lui in questo momento è un allenatore, conosce molto bene il giocatore Ardon Jashari e dice che Ardon è di un altro pianeta, farà una grandissima carriera, sta già in campo come un trentenne, è un leader nato. Io me lo ricordo a 20 anni che era già il capo indiscusso dello spogliatoio.
Quindi anche queste cose, ragazzi, non voglio caricare troppo di responsabilità Ardon, però diciamo che tutte le opinioni che arrivano sia da ex compagni, da ex allenatori, persone che sono entrate in contatto con lui e anche, come vi raccontavo ieri, anche da persone che ne hanno fatto un'analisi tecnico-tattica, parlano di un giocatore veramente, veramente, veramente forte. E questo non fa altro che aumentare il mio desiderio di vedere Ardon giocare nel nostro centrocampo. Ma le notizie, ragazzi, non finiscono qui, perché notizia di 7 minuti fa: accordo trovato tra il Milan e lo Young Boys per Atekame. Il Milan ha preso questo terzino destro per 9 milioni di euro e nella serata è atteso per arrivare anche lui a Milano per fare poi domani mattina le visite mediche e e poi mettere la firma anche lui sul contratto. Ragazzi, oggi abbiamo un grandissimo, il nostro Malefirme, raga. Malefirme, guardatelo qua com'è carico. Adesso appena finito il video lo mando a casa Milan per firmare il contratto per Ardon Yashari e lo lascio lì anche purtroppo per Atekame. No, volevo dirvi una cosa di Atekame, raga. Mi hanno colpito le parole di un giornalista svizzero che ha fatto una sua analisi su Atekame e devo dire che mi ha un po'... Allora, voi lo sapete che vi ho detto subito che Atekame non è un giocatore, Zaccaria Atekame non è un giocatore che io avrei preso, però questo giornalista svizzero ha, secondo me, fatto un dipinto corretto di quella che è la situazione di Zaccaria Atekame. Cioè lui dice, addirittura quando lui è svizzero e si occupa di calcio per le TV svizzere, e dice, già nel momento in cui io ho sentito che il Milan era interessato a Zaccaria Atekame, lui dice, boh, già mi sono posto un punto di domanda, perché non è stato neanche, lui dice, non è stato neanche il terzino più forte del campionato, quindi l'interesse del Milan verso Zaccaria Atekame già mi rendeva dubbioso. Lui dice, perché lui fa un esempio secondo me perfetto e dice che lo Young Boys è come se fosse il Torino, ok? Lui dice il Torino della Serie A. E dice, Zaccaria Atekame, prima di arrivare a giocare con la maglia del Milan e a giocare davanti a 75.000 persone, avrebbe dovuto fare uno step intermedio per, in una squadra, diciamo, magari minore, tra virgolette, tipo il Torino, per dire, o la Fiorentina, magari una squadra con meno blasone e meno... oddio, adesso ho detto sta cosa, si incazzeranno i tifosi della Viola. No, diciamo così, con meno pressioni, ok? Anche se anche a Firenze le pressioni ci sono. Però... ragazzi, a parte gli scherzi, avete capito cosa intendeva? Cioè che il giocatore, prima di arrivare a essere il titolare del terzino destro del Milan, avrebbe dovuto fare un passaggio intermedio. Poi, ragazzi, siamo sempre qua. Quello che succederà... Io, sapete, no, che sostengo la mia tesi oramai da tanto tempo. E i giocatori, non sai mai se tu vai a prendere un giocatore e questo giocatore sicuramente spendi tanti piccioli e quindi sicuramente sarà un giocatore forte. Non è più neanche vera quella roba lì. Quindi dall'altra parte Zaccaria Atekame, secondo me, mio parere, rimane come che posso dire, un azzardo grandissimo andare a prendere il terzino destro dello Young Boys e metterlo titolare all'AC Milan. Se poi titolare sarà, perché se giochiamo con la difesa 3, lì sicuramente titolare largo a destra non c'è lui, perché c'è il Gimello. Il Gimello che comunque... Alex Gimenez, per chi non seguisse la nostra community. Il Gimello che può fare eventualmente anche il terzino destro in una difesa 4. Quindi non sappiamo se poi sarà lui veramente il terzino destro dell'AC Milan. Fatto sta che oggi a bocce ferme, quindi non avendolo ancora visto in campo, perché poi io dico sempre questa cosa, ragazzi, nel momento in cui un giocatore, noi possiamo criticarlo, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma nel momento in cui un giocatore mette la casacchina dell'AC Milan e mette la nostra gloriosa maglietta rossonera, per me da quel momento in poi forza Zaccaria Atekame. Ve lo ripeto, chi mi segue da tanti anni lo sa. Tra l'altro, raga, iscrivetevi al canale, dai che dobbiamo arrivare a 40.000, iscrivetevi al canale YouTube. E niente, quindi Zaccaria Atekame arriverà probabilmente in serata o domani mattina per fare le proprie visite mediche. Allora, confermato anche, fatemi vedere anche quest'altra notizia. Atekame, no, è del Milan, stasera a Milano, sì, quindi stasera. Anche calciomercato.com conferma, il Milan ha chiuso per Zaccaria Atekame a 9 milioni di euro, stasera sarà in Italia. Ma vediamo, dai ragazzi, vediamo. Non so, ripeto, perché non voglio essere frainteso e non voglio sicuramente rimangiarmi le parole che vi ho detto nei video passati di settimana scorsa. A me Zaccaria Atekame non piace, ma non lo conosco neanche così bene per dire che sarà un flop sicuro come lo era Emersone Royalone, ok? Quindi prima di dargli della pippa clamorosa,
perlomeno mi riservo la facoltà di vederlo in campo e vederlo almeno giocare almeno 4-5 partite e poi daremo insomma la nostra opinione in merito. Allora, andiamo, qua è bella ragazzi, allora, è arrivata, qua ragazzi non è una opinione, cioè qua è dato concreto, reale, riportato da Romano, Relevo eccetera eccetera, è arrivata un'offerta sul tavolo del Milan da parte del nuovo castello, Newcastle, quelli che purtroppo ci hanno portato via il mio cuore Sandro Tonali. È arrivata un'offerta per il clandestino Manu Ciao, dalla bellezza di 30 milioni di euro. Il Newcastle ha inviato una PEC al Milan con dentro la prima offerta ufficiale per Malik da 30 milioni di euro secchi senza bonus. Una proposta importante che ovviamente verrà valutata dal club rossonero, ma da quanto filtra Tare e Furlani non sarebbero ancora soddisfatti della richiesta. Il club inglese dal canto suo attende una convocazione dal Milan nelle prossime ore. Perché? Vi spiego sta roba. Il Milan, allora Allegher, come vi ho raccontato anche ieri, punta molto su il clandestino Manu Ciao, ma ovviamente a far saltare completamente il banco potrebbero essere i piccioli, che come sempre, come vi dico tutti i giorni ragazzi, i piccioli purtroppo regolano non soltanto la nostra vita ma regolano anche la vita del calciomercato, perché se questi qua del nuovo castello domani mattina si presentano con 40 milioni, ragazzi, il Furli Ozio d'America prendono Malik, ci fanno il fiocco e lo spediscono a nuovo castello domani mattina, Quindi è vero che ritorno, è vero che Allegher punta su Malik ed è vero che a lui piace, ma se arriva un'offerta da 40 milioni, raga, io sono quasi sicuro al 100% che il giocatore verrà poi venduto. E a questo punto, ovviamente, la domanda che tutti ci poniamo, ed era una cosa che scrivevo anche questa mattina sul mio account X, è: ma se quei pazzi del nuovo castello ci pagano 40 milioni di euro, 35, facciamo 35 milioni di euro Malik Ciao, e pigliamo questi soldi e i piccioli li investiamo interamente per andare a prendere Leoni o per andare a prendere Comuzzo. Tra l'altro, ragazzi, ve lo dico, mercoledì 6 agosto, occhio a Comuzzo. Ragazzi e ragazze, occhio a Comuzzo, ok? Ci siamo capiti? Il Milan potrebbe prendere questi piccioli presi da il clandestino Manu Ciao e dirottarli su un giovane difensore italiano, appunto, o Comuzzo oppure Leoni. E qua la domanda, io l'ho scritto questa mattina, vi stavo dicendo su X, e si è creato un po' un putiferio. Voi vi privereste oggi del clandestino Manu Ciao per andare a prendere Leoni? Per andare a prendere Comuzzo? Perché poi sotto nei commenti, giustamente, le persone mi ponevano una domanda, e cioè: Lollo, ma oggi è più forte Malik Ciao o è più forte Leoni? È più forte Malik Ciao o è più forte Comuzzo? E sono tutte valutazioni da fare, perché oggi credo di poter dire senza mancare di rispetto a nessuno che oggi Malik, essendo da qualche anno al Milan, ha maturato esperienza e ha i crismi per poter diventare un gran bel giocatore. Quando si parla di Comuzzo e si parla di Leoni, stiamo parlando di giocatori che potenzialmente potrebbero diventare molto più forti di Malik e il clandestino, però oggi magari sono un gradino indietro, perché comunque hanno meno esperienza. Leoni ha giocato solo un anno in Serie A, quindi secondo me sono tutte valutazioni che andrebbero vagliate nel modo corretto. E secondo me la domanda è quella, cioè: oggi Malik Ciao è più scarso rispetto a Leoni? Oggi Malik è più scarso rispetto a Comuzzo? Raga, è tutto lì. Gira tutto lì. E quindi anche poi per le questioni ovviamente delle liste eccetera eccetera, perché poi potrebbe entrare anche quel discorso: il Milan decide di privarsi, mazza raga, sono già 14 minuti di video, devo andare in fretta. Il Milan potrebbe decidere di privarsi del clandestino per andare a prendere magari un difensore italiano per le liste degli italiani, perché voi sapete che in questo momento il Milan, ragazzi, siamo ancora in altissima marea in mezzo al mare per la questione delle liste. Vediamo che cosa succederà. Allora, andiamo avanti. Capello ha parlato e ha detto: Milan, guarda che se prendi anche Vlahovic, il Milan è da scudetto. Due cose mi hanno interessato delle parole di Don Fabio. La prima è quella su Vlahovic, che dice che
Milan, guarda che se prendi Vlahovic diventi una seria candidata per lo scudetto. Io ragazzi, dopo la scorsa stagione, dove ogni cosa è andata male, io questa cosa qua ve l'ho detta già un po' di tempo fa, io volo basso. Nel caso anche il Milan dovesse andare a prendere Dusan Vlahovic o dovesse andare a prendere un altro attaccante, raga, stiamo calmi, ragazzi, stiamo calmi. Godiamoci i nostri giocatori che sono arrivati, godiamoci Luka Modric, godiamoci Ricky Ricci, godiamoci Braccio di Ferro Yashari, godiamoceli tutti, raga, ma voliamo molto molto calmi. Altra cosa importante è la definizione che dà Don Fabio su Yashari e dice, perché il giornalista gli dice, ma oh raga, incredibile, calciomercato dice qualche tifoso teme l'effetto De Ketelare. Saluto allora gli amici di calciomercato.com che probabilmente guardano i video. È nostro il copyright dell'effetto De Ketelare, è nostro, è nostro. Chi è che l'ha scritto questo qua? Vediamo l'articolo, chi l'ha scritto, perché ci segue sicuramente. Cristian Giudici. Ciao Cristian Giudici, mi aspettavo che però qua nell'articolo scrivessi come scrive la community del canale Lorenzo Lollo, i Milanisti Official, l'effetto De Ketelare. Minchia raga, oramai siamo arrivati anche negli articoli. Allora, qualche tifoso teme l'effetto De Ketelare e gli risponde, a meno che, raga, aspettate, ma non è che addirittura la Gazzetta gliel'hanno chiesto così, perché Cristian Giudici è colui che ha fatto il recap dell'articolo. No, dopo vado a vedere la Gazzetta, raga, perché se anche la Gazzetta ha scritto l'effetto De Ketelare è una bella milestone, ragazzi, siamo arrivati anche sulla Gazzetta dello Sport. Comunque, Yashari, dice Don Fabio, mi pare di un'altra pasta. Non parlo di talento naturalmente, ma di carattere, così mi dicono, e anche a vederlo in campo dà l'impressione di uno che non ha paura di nulla. Il belga non era mai uscito prima del Bruges, dalla sua città natale. Yashari invece è svizzero, ma sono importantissime le sue origini albanesi. Situazioni diverse. Innanzitutto si è già spostato di casa più di una volta, passando appunto dalla Svizzera al Belgio. Significa che hai già dovuto dimostrare di essere uno che vale, anche se ti avevano pagato ovviamente meno. Però questa è la parte che mi interessava, e dice: il giocatore sarà anche svizzero, ma sicuramente nelle sue vene pulsa sangue balcanico. Il Milan di oggi, aggiungendo Modric e Yashari in campo e Iglitare in dirigenza, ha dato una bella botta di personalità dentro e fuori dal campo. Vabbè, non abbiamo più tempo, ragazzi. Yunus Musa, vicino il giocatore che piace molto al Napoli, potrebbe tornare il Napoli a chiedere Yunus Musa. Darwin Núñez, ragazzi, incredibilmente a 25 anni mette fine alla sua carriera ad alti livelli e accetta un'offerta mostruosa da parte dell'Al Hilal e se ne va a giocare in Arabia. Io l'ho già detto tante volte, me l'avete sentito dire tante volte anche in diretta, come si fa, ma vale anche per Teo Hernandez uguale, come si fa ad andare a 25 anni a giocare all'Al Hilal. Cioè, io capisco che i piccioli che ti vengono offerti sono veramente tanti. Sì, ma cazzo, ma non è che muori di fame in Europa. Cioè, Darwin Núñez sarebbe potuto tranquillamente venire al Milan e pigliare... Al Milan, per dire, a me non piace Darwin Núñez, però per dire, sarebbe potuto venire al Milan a pigliare 6 milioni di euro. Cioè, ok, là ne piglierà 20, va bene, ma non è che con 6 milioni di euro sei un barbone, fai già la vita da super ricco. Quindi, boh, io sta roba non la capirò mai. Ragazzi, poi c'era l'ultima domanda, che a questo punto ve la pongo prima di chiudere questo video. Ma adesso, tra Ricci, Yashari, Fofana e Loftus-Cheek, chi giocherà titolare a centrocampo? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Chi sono i vostri 3 prescelti? Io credo che... io un'idea me la sono fatta. Il Milan utilizzerà, secondo me... Luka Modric lo utilizzerà come jolly, ma secondo me i titolari di questo Milan, secondo me, saranno Ricci, Yashari. Non lo so, raga, vediamo, dai, poi magari ne parliamo domani che abbiamo più tempo, oggi sono già andato lunghissimo. Grazie di cuore, ragazzi, fatemi sapere voi qua sotto chi mettereste titolari. Ciao a tutti, forza Milan, e vada via il Chiù l'Inter, ciao!